Salve, siamo Daniele e Emanuela, lì a Sole. Siamo in partenza, adesso andiamo direzione Cipro. Amore, direzione Cipro? Sì. Mm? E niente, siamo qua davanti casa, dopo un po' che non partiamo da casa, quindi adesso ricominciamo questa serie e ci aggiorniamo più tardi. Adesso direzione Sud Italia. Si parte dal Trentino e si arriva a Brindisi, con una piccola tappa. A dopo. Amore, ti stai sgranchendo? Che fai? Eh? Mi fa molto piacere. E come per magia, eccoci qua al porto di Brindisi. Inconveniente, abbiamo preso un casino di acqua. Qualcuno evidentemente ce l'ha mandata bene quest'anno. Ma proprio tanta, tanta, tanta. Come abbiamo anticipato nel primo video, direzione Cipro, quindi Turchia-Cipro, e con un po' di... no amarezza, però diciamo che questo è un piano B che probabilmente non è un piano B, perché comunque è una meta che ci prefiggevamo di fare già da tanto tempo. Chi magari qualche assonanza in qualche video ve l'abbiamo data già, tipo lì c'è Cipro, Cipro, Cipro. Però in effetti quest'anno l'itinerario sarebbe stato l'Iran. Con nostra delusione e anche ai nostri followers, che non gliene frega niente probabilmente, e non ci si può andare. Quindi viaggio da rimandare a futuro, 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 chissà, chissà quando. Nel frattempo, che novità abbiamo avuto in questi mesi di assenza? Che novità abbiamo avuto? Eh? Sono. Ah, Emanuela ora è la mia ex fidanzata. È vero, Sì, beh, è vero, è la mia ex fidanzata. È semplicemente perché ora siamo marito e moglie. Ci siamo sposati qualche giorno fa. È vero? così sembra. Emanuele ha fatto un bel gratta e vinci. Un gratta e vinci che vi metterò probabilmente in sovraimpressione da qualche parte. Per farvi vedere quello che ha grattato. È vero, amore? Che, Sì, che ne pensi del gratta e vinci? che sono stata una donna fortunata a vincere questo Gratta e Vinci. Esatto, gratta e vinci. Bene, siamo riusciti a imbarcare. Abbiamo anche quest'anno la cabina vista mare, vista lago, Vista niente. vista, vista niente. Qua c'è Manuela, un pochino spatasciata, poverina. E niente, abbiamo un disagio qua. Purtroppo l'età avanza, quindi insomma siamo in dirittura d'arrivo. E niente, siamo imbarcati, dovremmo essere in teoria puntuali. Abbiamo cenato con le bellissime focaccine brindisine. Questa è la stanza, per chi non l'avesse mai vista, è una stanza della Minoan, in questo caso gruppo Grimaldi. Questa è la nave greca. Che vi devo dire? Per quello che si paga ci dovrebbero dare la suite imperiale, ma si sa che è così. Siamo per arrivare a Igoumenitsa e adesso procederemo verso Kavala. Non ci fermeremo a Kavala, dove già ci siamo fermati diverse volte. Stavolta andremo un pochino più avanti leggermente, in pochi chilometri, né a Carvali. Proviamo questo posto nuovo, arriveremo stasera. Un piccolo consiglio, sapete che sulle autostrade greche non ci sono i benzinai, bisogna uscire nei vari paesini, tranne in alcuni punti. Per esempio, tra Alessandropoli e Igoumenitsa c'è la stazione di servizio Nea Petani o Petani. Da Igoumenitsa è più o meno 300 km se non ricordo male, quindi se voi partite col piano dall'Italia potete probabilmente tranquillamente, in base alla moto che avete, arrivare direttamente a quella stazione di servizio. Dopo il caffè. A dove povera bimba? Povera bimba? Bene, eccoci qua a Nea Carvali. Adesso qui c'è la moto in tutta la sua bellezza e splendidezza. E qui c'è Emanuela in tutta la sua rigidezza. Piano piano. Emanuela, poverina, c'ha un po' di mal di schienina. Un po' di mal di schiena, ho Un po' solo di, un'ernia. un po' di, Via. un po' di ernina, un po' di vecchianina, un po' di tuttina, diciamo, di che c'eri tu, no? Boh. Negli ultimi anni abbiamo passato le nostre tappe di passaggio per la Turchia precisamente a Kavala, un bellissimo posto che a noi piace molto, però quest'anno non abbiamo voluto fare un cambiamento perché? Perché Piano. sulla costa che va da Kavala, o meglio il golfo di Orfani fino ad arrivare fino a Ipsala, ci sono davvero dei posti molto interessanti, poco frequentati dagli italiani. Allora io non dico che Nea Carvala sia, o Nea Carvala, non so come si dica,
sia uno di questi posti, perché effettivamente non lo conosciamo, non ho preso neanche informazioni in realtà. Però per vedere un posto leggermente diverso, non ci sono tantissime strutture se non qualche bed and breakfast, o ora lì vedo un hotel. Sappiamo che sul hotel, signor giudice, ok, sembra un hotel di quelli da omicidio, di quelli delle puntate creepy, quelle che vede. Come si chiamano? Come Occhio creepy. L'occhio creepy. Che salutiamo, il nostro youtuber, l'occhio creepy. E questa è la spiaggia di Nea Carvali. Non sarà affascinante come tante altre, però secondo me è il suo perché. Forse quella parte di Grecia meno nota, un po' più viva, rustica, che a noi piace ancora in realtà. Cioè vorrei soffermarmi leggermente sul mare. Allora, considerato che sabbie ce ne sono poche in zona, perché più che altro si trovano pietre, ma qui è bellino, eh? E lì vediamo c'è un porticciolo, probabilmente lì si mangerà anche pesce per gli amanti del farsi inculare col pesce greco. No, scherzo, si mangia molto bene in Grecia, per carità. No, dai, merita. Un posticino diverso dagli altri. Bene, siamo seduti in questo ristorante che si chiama Noi. Inoi. Inoi o Ainoi, tipo iMessage, roba di Apple, no? Non lo so vuol dire. Ora Manuela si farà aiutare dal suo amico Gemini per farsi dire che cos'è. Questo ristorante, guardate che carino, è proprio in riva al mare. Allora, non è il top del lusso a cui io ho abituato la mia Emanuela, per carità. Preghiera. Ah, preghiera, perfetto, quindi già ci siamo. Ci siamo. Non ci sono gli italiani. Evidentemente qui gli italiani non vengono, come già avevamo intuito, ma io vi esorto comunque a visitare questa parte della Grecia, perché secondo me ha davvero il suo perché. Ora il mio amico Carlo mi maledirà su questa cosa, perché ogni volta che consiglio un posto in Grecia, il mio amico Carlo, che è il mio mentore greco, mi dice non consigliare troppi posti che poi ci vanno tutti e troppi casino e aumentano i prezzi. Potrebbe anche essere vero. Facevamo una piccola considerazione che è raro trovare nei ristoranti greci la traduzione in turco. E soprattutto in questa parte della Grecia. Dovete sapere che la parte nord della Grecia è la parte ancora più agguerrita nei confronti dei turchi stessi. Per esempio a Cavola si trovano ancora i cartelli che inneggiano a non dimenticare ciò che successe nel 74 a Cipro, terra dove noi stiamo andando. La questione cipriota è la questione di confini e territoriali tra turchi e greci è ancora parecchio dibattuta. I turchi reclamano dei confini, i greci tentano di difenderli. Ricordiamoci che sono tutti e due paesi NATO, insomma c'è una situazione politica particolarmente complessa e tesa. Signori, Com'è bello mio marito. vi presento mia moglie, non so se l'avete capito, ma insomma Emanuela ha grattato il gratta e vinci che non so se ve l'ho messo già in qualche altra clip, il gratta e vinci che ha vinto Emanuela, ma ve lo rimetto anche adesso perché è il mood di quest'anno, quindi il gratta e vinci, gratta. Gli abitanti di Nea Carvali sono direttamente connessi con gli abitanti della Turchia perché durante il controesodo di 100 anni fa più o meno, quando i greci lasciarono le terre conquistate dagli ottomani, ritornarono in Grecia e la popolazione di un paese vicino alla Cappadocia di nome Guzeriurut, qualcosa del genere, e fece praticamente questo controesodo e venne ad abitare proprio a Nea Carvali. E non solo portarono la loro cultura della Cappadocia, bensì portarono anche le loro ricette, tra cui il famoso biscotto della zona che a Emanuela piace Che è il tantissimo, mio preferito. che è il suo preferito. Ogni anno che passiamo di qua mi fa Dobbiamo portare comprare. un casino di biscotti. Buoni? E com'è che si chiamano? No, non mi ricordo. Eh, però Codromi, comunque sono. Allora, so come sono fatti: burro,
Curabiedes. Curabiedes. Curabiedes, tipo curapiedi, ma è curabiedes. Sono fatti. Ecco. Ok. Questi curabiedes praticamente sono fatti di burro, mandorle tostate e poi zucchero a velo. E tanto burro. Sono troppo buoni. Noi non sapevamo neanche che venissero fondamentalmente dalla Cappadocia. E invece no, invece l'origine fondamentalmente è turca. Attenzione. Ma infatti si trovano anche in Turchia e in Albania anche si trovano questi. I curabiedes? Sì. Brava. Avranno portati gli ottomani adesso. Probabile. E niente, dai. Adesso proseguiamo verso il confine turco, che da quella parte il tempo sembra discreto. Anzi, in realtà sembra buono. Poco fa c'erano delle nuvolazze lì che ci aspettavano, però ora non sembrano destare particolare preoccupazione. La temperatura è salita un po'. Per ora tutto bene, a parte qualche piccolo acciacco di vecchiaia di Emanuela. Bene, adesso siamo al confine greco-turco, un po' di casino, abbiamo fatto un po' di saltafila. Eccoci al confine, questa è la zona franca, la zona di nessuno, il confine tra la Grecia e la Turchia. C'è un bordello, oggi c'è un bordello. Vedere la skin Turchia è sempre una grande emozione. E ora andiamoci a sbrigare le carte per il passaggio, va? Benvenuti in Turchia. Bene, siamo in Turchia. Adesso ciao ne. Adesso lasciato la Gumruk ce ne andiamo in Turchia, dentro. E iniziano i giochi. Il motore canta un ruggito. Welcome in Turchia! Ci fa un invito. Nuvole corrono, stelle ci guidano, dietro di noi solo polvere, fuoco verso est, oltre il buio, oltre est, verso est, la libertà, un viaggio senza età. Occhi accesi, un faro lontano, l'asfalto brucia come un vulcano. Il futuro ci aspetta, lo sento qui, le ruote girano, il destino è così.